Gennaro, una Calabria sempre più sorprendente. E oggi hai parlato di vitigni. Ogni volta che sento parlare di Calabria sento qualcosa di nuovo, qualcosa che si aggiunge. Questo mi fa piacere perché effettivamente quello della grande ricchezza e la biodiversità del nostro territorio, dei nostri vitigni è un po' il nostro punto di forza e quindi non finiremo mai di raccontarla, ne sentirai ancora di nuove perché sono in corso una serie di studi della nostra ricchezza ampelografica e quindi la Calabria un po' rappresenta questo. Noi vogliamo rappresentarlo un po' come la banca genetica di quello che è il futuro della viticoltura italiana, possiamo dire. Hai parlato anche di Mantonico, è molto incuriosito. Beh, il Mantonico è un vitigno raro, possiamo considerarlo, perché veniva vinificato come passito storicamente, tradizionalmente nella zona della Locride di Bianco. È un vitigno strutturato, noi lo chiamiamo un po' il rosso travestito da bianco, perché ha una grande struttura, è un vitigno a DNA antichissimo, probabilmente uno dei precursori, uno dei primi vitigni portati qui dalla Grecia e adesso che è vinificato non solo passito, anche secco, sta dando delle cose molto interessanti perché questa struttura, questa acidità conferisce una grande personalità al vino che proviene da questo vitigno. Senti, parliamo anche di metodo classico? Beh, qua mi inviti a nozze perché diciamo che ho quest'idea che ho chiamato appunto Magna Grecia Metodo Classico. Dal 2013 sto provando a caratterizzare quelli che sono gli spumanti fatti da vitigni autoctoni al sud con questo brand che si chiama appunto Magna Grecia Metodo Classico, che ha l'ambizione di caratterizzare, di individuare questa quinta, possiamo dire, no? Macro area di produzione spumantistica metodo classico italiana che si aggiunge alle 4 prealpine e questa diventa la quinta che raggruppa gli spumanti del sud fatti con vitigni autoctoni. Senti, posso chiederti cosa nel bicchiere in questo momento? Guarda, io è la prima volta che lo assaggio, nel senso che è una chicca che un nostro ospite ha portato qui stasera, è un Cirò del 1988, ha una integrità sorprendente, cioè se si assaggiavano dei Gaglioppo in quegli anni non avevano questa longevità. Questo davvero è un vino fatto probabilmente prima un po' di quella che è stata un po' l'evoluzione, quindi è fatto secondo tradizione. Probabilmente questo è il Gaglioppo che poi è diventato DOCG da qualche mese e quindi a questo si riconosce probabilmente questa capacità di evoluzione nella massima eleganza e integrità. Senti, parlando di futuro, cioè la Calabria negli ultimi anni sembra aver spinto molto sull'acceleratore. Che cosa ci dobbiamo aspettare? E allora, il futuro appunto deve essere la capacità di valorizzare questa diversità che abbiamo, cercare di non omologarci. Molti produttori, soprattutto i piccoli, questo l'hanno compreso e si stanno affacciando sul mercato davvero dei prodotti unici. E stasera noi abbiamo assaggiato un esempio, per esempio di un greco bianco del 2021, anche questo aveva una bella integrità e quindi quella dei vini bianchi secondo me è un po' la sorpresa che potrebbe essere, diciamo, per il futuro il vino calabrese. Allora ti ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a te.